Ciao a tutti amici belli, amici cari e ben ritrovati sul mio canale e soprattutto benvenuti a un nuovo appuntamento della serie 12 Days of Christmas. Il video di oggi è di nuovo ispirato al mondo del card making, ovvero dei biglietti di auguri fatti a mano. Se avete seguito la serie saprete che vi ho già proposto un tutorial a tema in uno dei video precedenti. Questa volta però si tratta di un progetto molto diverso perché vi mostrerò come creare quella che in gergo si chiama una bridge card. E cos'è la bridge card? Ora vi faccio vedere. Un biglietto proprio come questo che ha una parte rientrante e poi una parte al di sopra che fa un po' da bridge, ovvero da ponte. Non vi lasciate spaventare perché anche questa volta è un progetto accessibile a tutti e perché anche stavolta ho disegnato per voi un cartamodello che trovate sul mio blog. Il link al post dedicato è nella info box qui sotto il video cliccando su mostra altro oppure cliccando sulla i che sarà comparsa qui sopra la mia testa. Come vedete in ogni caso è un biglietto abbastanza minimal, semplice, essenziale, che però ha questa marcia in più data proprio dalla tridimensionalità e inoltre, se vi preoccupa il fatto di doverlo spedire, sappiate che è zac, ripiegabile, quindi entra facilmente in una busta, che è un po' la bellezza delle bridge card. Se quest'idea vi piace, perciò non perdete il resto di questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Del cartoncino colorato, il cartamodello stampato su cartoncino bianco, un taglierino, delle forbici, della colla per carta e una pieghetta oppure il dorso di un coltello. Dopo aver scaricato il cartamodello ed averlo stampato su cartoncino bianco, ritagliamo le varie parti che lo compongono, a cominciare dalla base per il biglietto che andrà a misurare 14 cm e mezzo per 14 cm. Passiamo poi alla ghirlanda, per la quale utilizzeremo sia le forbici che il taglierino, proprio come vedete. Per finire, ritagliamo anche il banner con la scritta. Ora che abbiamo tutti i dettagli della card pronti, possiamo iniziare ad assemblarla. Prendiamo il cartoncino colorato e posizioniamo la base per il biglietto al di sopra, tracciando con la matita la posizione della prima piega che è riportata sul cartamodello. Poi ritagliamo il cartoncino ed incolliamolo sul biglietto, ritagliando le eventuali parti in eccesso, proprio come vedete. Ora ripetiamo la stessa operazione anche per le altre pieghe, in modo da ottenere delle porzioni di cartoncino delle giuste dimensioni per ricoprire la base del biglietto per intero, lasciando però dei piccoli spazi in corrispondenza delle pieghe, proprio come vedete. A questo punto appoggiamo la base per la card su una superficie rigida e aiutandoci con un righello e la pieghetta oppure con un coltello effettuiamo le prime due pieghe in questo modo. Come vedete
la prima piega è verso l'interno, mentre la seconda è verso l'esterno. Dopodiché ripetiamo le stesse operazioni anche sull'altro lato. Perfetto, la base è pronta, adesso possiamo inserire la ghirlanda. Stendiamo della colla alle due estremità, schiacciamo il biglietto in modo che le pieghe si distendano proprio come vedete e applichiamo la ghirlanda. Poi per finire incolliamo anche il banner con la scritta. Ed ecco qui la nostra bridge card finita e pronta per essere zac, ripiegata, inserita in una busta e spedita, aggiunta a un pacco di Natale o consegnata a mano, insomma un po' come preferite. Se l'idea vi è piaciuta, io vi invito come sempre a cliccare mi piace, che è poi anche l'unico modo che ho io per capire se un progetto vi è piaciuto oppure no, e se non l'avete ancora fatto, Sava Sandir, devo ancora ripetervelo, perché non l'avete ancora fatto se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video a tema. Vi ricordo inoltre che sul blog troverete altre immagini della bridge card finita insieme alla lista di tutti i materiali necessari, compreso il cartamodello scaricabile gratuitamente, e il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto, cliccando su mostra altro, oppure cliccando sulla i che è comparsa qui sopra la mia testa, ve lo ricordo 2 volte nel video così non ve potete sbagliare. Per oggi non c'è altro, io e la bridge card vi salutiamo, un bacio gigante e noi ci vediamo nel prossimo appuntamento della serie. Ciao!